Amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, le energie a livello principale per voi, poi vedremo l'amore, le relazioni più importanti, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Infine vi ricordo che in descrizione trovate il link per vedere meglio i mazzi che uso nella lettura con le recensioni e trovate anche i link per acquistarli. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi vedere il passo successivo. Voi avevate la torre. La torre, essendo una carta molto forte soprattutto dal punto di vista di cambiamenti, alcuni voluti, cercati, desiderati, seppur drastici, altri, ahimè, subiti da vicissitudini e da situazioni esterne. Comunque ci fa capire che delle sovrastrutture, delle cose che abbiamo creato oppure stiamo vivendo devono essere profondamente modificate e quello è quando salta fuori appunto la torre, il momento giusto per farlo, per metterci subito in un cammino di nuovo inizio e di ricostruzione. E adesso vediamo come questa energia prosegue. Il vostro arcano di maggio è la carta del carro e io direi che il viaggio ha inizio con questa energia prorompente dal punto di vista di determinazione, di saggezza e controllo delle proprie azioni, almeno è quello che ci consiglia il carro, cioè di prendere in considerazione tutto il percorso precedente, le esperienze fatte, la nostra intelligenza e poterla direzionare dove vogliamo. Questo è il potere principale. Magari questo è il momento giusto per andare avanti, per non voltarsi più indietro, per iniziare un nuovo percorso o riprendere un qualcosa però nel verso giusto, magari di fare qualche piccola rettifica in corso d'opera, in qualsiasi circostanza di guardare avanti e di andare avanti verso nuove conquiste, verso nuove situazioni che ci aspettano, ovviamente in tutti gli ambiti della nostra vita. Adesso vediamo come questa si riflette prima di tutto nelle vostre energie personali e poi vedremo gli altri ambiti. Allora, come prima carta troviamo il Cavaliere di Bastoni. A proposito di impetuosità, a proposito di forte energia, è una carta di movimento, è anche una carta che ci indica l'arrivo di qualcosa, di qualcuno. E poi ovviamente ci consiglia di muoverci, quindi potrebbe essere proprio il momento giusto per fare un viaggio, per programmarlo, per iniziare qualcosa, oppure dare nuova linfa, energia e determinazione a un'idea, a un progetto che magari avevate già in mente. Poi troviamo la temperanza, energia totalmente diversa perché indica una fase di recupero, di rigenerazione, può riguardare appunto ambiti diversi della nostra vita, che magari nelle cose più pratiche, essendoci anche il Cavaliere di denari, sono più momenti adatti alle questioni pratiche, lavorative, del denaro, del concretizzare qualcosa e come vi dicevo del portare avanti dei progetti e delle idee. Invece la temperanza fa un po' più riferimento a noi stessi, quasi contemporaneamente abbiamo bisogno di rigenerarci,
di guarire le nostre ferite, di adattarci ad alcune situazioni, di essere molto più moderati, pazienti, di seguire il flusso degli eventi senza forzarli e soprattutto sottolineo il fatto di prendersi cura di noi stessi. Adesso vediamo come tutte queste energie si riflettono nei vari ambiti. Procediamo con l'amore. Amore, coppia single. Ovviamente alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alla famiglia, e quindi vi consiglio di ascoltare e di adattare alle risposte che state cercando. Oltre a quello che dico io, consiglio sempre di osservare le carte che escono, per capire anche voi e di intercettare cosa vogliono dirvi le carte. Io vi do degli input, delle interpretazioni, dei significati e quindi possiamo collaborare insieme. In amore, soprattutto per le coppie, qui abbiamo sempre un cavaliere di spade in questo caso, quindi si riprende un po' quell'energia di movimento. Anche qui mi viene da dire che se sentite l'esigenza di comunicare, di fare qualcosa, di iniziare un progetto o anche di muovervi, fare un viaggio, eccetera, questo è il momento giusto per farlo e di non pensarci troppo, perché il cavaliere di spade è il cavaliere più veloce che esiste tra tutti gli altri, e quindi ci sta dicendo che può arrivare un'occasione da non perdere assolutamente, oppure siamo noi che dobbiamo muoverci abbastanza in fretta. È vero che la comunicazione in questo mese potrebbe essere un po' difficile, data la presenza anche del 5 di spade, e il 3 di bastoni porta a riflessione, e proprio poi sotto la temperanza ci sta dicendo che meglio prima osservare, prendersi del tempo prima di fare e dire qualcosa. Quindi si vede, è vero, un mese che in amore, soprattutto nelle coppie in genere, dobbiamo occuparci di alcune questioni molto importanti che secondo me, vedendo queste carte, hanno a che fare proprio con il futuro, il procedere, andare avanti, quindi proiettare la propria relazione, i sentimenti eccetera verso il futuro, con dei progetti nello specifico, ma anche e soprattutto molta attenzione alla comunicazione, che c'è qualcosa che potrebbe portare delle tensioni e dei conflitti che appunto si possono risolvere per procedere nel miglior modo possibile, perché altrimenti poi certe cose si ingigantiscono, ce le portiamo dietro e continuiamo a portarcele dietro. Per i single troviamo una situazione completamente diversa. Abbiamo proprio varie carte di denari, il 4, l'8 e poi l'asso di bastoni. Diversa nel senso proprio di quello che si sta vivendo. Ovviamente io consiglio sempre di adattare queste letture alla vostra vita. Ognuno vive la propria vita e, ad esempio, con queste carte cosa vogliono dire? Che tendenzialmente sarà un mese di concentrazione, di attenzione, forse principalmente verso voi stessi, il prendervi cura, il risparmiare le vostre energie, anche il proteggere se stessi. Da chi, da che cosa? Magari questo lo potete capire voi, se siete usciti da un periodo difficile o state vivendo un momento di insoddisfazione in questo ambito, c'è bisogno appunto di concentrarsi
su qualcosa che vi fa stare bene, oppure appunto le vostre attenzioni saranno rivolte principalmente al lavoro. Ricordo che i denari riguardano tantissimo anche la propria salute, il proprio benessere e le questioni pratiche, quindi di non disperdere le proprie energie mentali, interiori ed emotive in situazioni troppo complesse, troppo difficili e forse anche un pochetto fastidiose, però abbiamo già un bel cambiamento proprio verso la fine del mese con l'asto di bastoni che può indicare inizio, nuovo inizio, sia veramente nuove situazioni come conoscenze, avventure, circostanze favorevoli in questo ambito, sia la possibilità magari di rivedere, risentire quando si riaffaccia una persona che abbiamo conosciuto oppure abbiamo perso di vista nell'ultimo periodo. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Vediamo che cosa voglio dirvi. Troviamo l'8 di coppe. Anche questa è legata al movimento, però soprattutto di allontanamento. Quindi anche qui troviamo il cavaliere di bastoni, quindi si riflette l'energia principale che avete da parte vostra in questo ambito. Cosa vogliono dire? Che per le finanze può essere un momento favorevole perché si lasciano andare alcune difficoltà, alcuni dubbi e perplessità o una situazione che non è tanto soddisfacente. Magari ci sono state delle spese o al lavoro una situazione stressante e quindi finalmente ci si allontana da questa situazione, oppure varie situazioni che stanno procedendo tutto sommato benino, però sentiamo la mancanza di un qualcosa ed ecco l'esigenza di allontanarsi. Non solo l'esigenza, ma essendoci questa energia del cavaliere, vuol dire l'arrivo di opportunità, circostanze, persone, possibili nuove idee, collaborazioni, una nuova energia, sempre qualcosa che può avere a che fare con trasferte lavorative o viaggi, movimento e fermento in quest'ambito, quindi nuove proposte, nuove indicazioni, qualcosa che può essere abbastanza stimolante. E questo lo sottolineo perché c'è anche il giudizio che indica anche tanti tipi di comunicazione, di eventi favorevoli, di cose che si risvegliano, nel senso magari nel passato abbiamo pensato di fare qualcosa, abbiamo messo da parte delle idee, oppure dei clienti li abbiamo persi un po' di vista e allora invece ritornano, quindi un po' di fermento in questo ambito, cosa che per chi è in cerca di lavoro ci sono energie fortissime, abbiamo tutte carte di arcani maggiori, vuol dire che si tratta di un mese molto importante. Dipende in che situazione vi trovate e dipende anche tanto dalla vostra volontà. Bagatto e ruota può indicare la possibilità di un nuovo inizio, però indica proprio la volontà di volersi mettere in un nuovo inizio, quindi può essere favorevole magari per tutte quelle persone che sono determinate, intenzionate a lasciare un certo percorso per iniziarne un altro, magari chi vuole continuare a fare un lavoretto perché giustamente ci si deve mantenere, però intraprendere un percorso di studio o cercare un altro lavoro contemporaneamente, magari chi sta pensando veramente di lasciare per concentrarsi proprio sulla nuova ricerca. Di sicuro c'è un grande cambiamento. La morte si vuol dire passaggio, o la fine o la conclusione, o se no magari trasformazione in questo ambito, magari c'è proprio un evento, la ruota ci porta un evento fatidico della vostra vita che vi metterà nelle condizioni di capire il vostro prossimo percorso.
Tanta riflessione richiedono queste carte che sono uscite, come vi dicevo, perché magari c'è qualcosa che si sta muovendo in questo ambito, anche per le finanze stesse. Se state valutando di cambiare totalmente investimenti, se li avete, se ci sono delle questioni burocratiche legali in corso, magari finalmente c'è una conclusione, eccetera. Insomma, come vedete, grandi cambiamenti. I segni zodiacali da attenzionare. Con l'oracolo astrologico abbiamo Nettuno che si riferisce ai pesci, poi troviamo il Cancro e poi Saturno che si riferisce all'Acquario e al Capricorno. Ovviamente quelli che non ho detto non è che non avrete a che fare con gli altri segni, solo che questi sono quelli dominanti che in qualche modo avrete a che fare e che devono essere attenzionati nel bene o nel male. Quindi possono essere persone a vostro favore, che vi aiutano, che vi sostengono, e altre persone che particolarmente possono essere ostili, quindi meglio tenere sott'occhio. Quindi questi sono i segni principali. Stanno un oracolo astrologico, consigliano di valutare, di comprendere, di andare oltre le apparenze, e quindi di non rimanere fermi, illudersi di un qualcosa che viene detto, non detto e rimane in sospeso. Quindi c'è bisogno proprio di fare chiarezza, prima di tutto con voi stessi, e poi magari eventualmente cercare di fare chiarezza anche a livello esterno, soprattutto nelle situazioni più complesse e difficili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se avete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio, ciao!